No, cioè, Namo tassa sambuddhassa Namo tassa sambuddhassa Namo tassa sambuddhassa Buddhang dhammang sanghang gunutang jaya sang. So pay my respects to Napoleon and the Venerable Sangha. Per i miei rispetti al Napoleon e al Venerabile Sangha. Do you see any changes in your life since you started to practice the Dhamma? Potete notare dei cambiamenti nella vostra vita da quando avete iniziato a praticare? I don't mean jhanas and yanas and all that stuff. I just mean everyday incremental improvements in your life. Non intendo i jhanas, gli yanas, ma intendo dei miglioramenti, cambiamenti nella vita quotidiana. Do you find that you're suffering a little bit less, a little bit more happiness in your life? Sentite di soffrire un po' meno? Sentite che c'è un po' più di gioia nella vita? A little bit less anger, a little bit less confusion, a little bit less greed and selfishness? Un po' meno rabbia, un po' meno confusione, un po' meno di avidità e di egoismo. A little bit more patience, a little bit more kindness, a little bit more mindfulness. Un po' più di pazienza, un po' più di gentilezza, un po' più di consapevolezza. This is how we grow in faith in Buddhism. Così è come cresciamo nella fede nel buddismo. By observing these small changes. Osservando i piccoli cambiamenti. So in most religions, faith is a dead end. You are presented with dogmas, you have two choices, you either believe or you don't. Generalmente le religioni sono un vicolo cieco, bisogna scegliere se credere o se non credere. In Buddhism, our faith is in the human potential for liberation. Nel buddismo la fede è nel potenziale umano per la liberazione. And the faith that liberation can only be realized through a comprehensive and profound education of every area of our life. E la fede in questa liberazione può essere solo messa alla prova attraverso un'educazione comprensiva di ogni area della nostra vita. That education process Buddha called the Eightfold Path. Sometimes we telescope it into threefold training. Questa educazione è il processo
ottuplice sentiero, a volte è chiamato anche threefold training. okay. L'addestramento in 3 aree. So there are a huge number of teachings, huge number of challenges on this path of education. Ci sono molte aree di insegnamento, ci sono molte sfide in questo percorso. But there are many teachings which we can put to the test of experience almost immediately. Ma ci sono al contempo molti insegnamenti che possiamo mettere alla prova immediatamente. For instance, the teaching that we can find joy through giving and sharing when we have no wish for any reward for that giving. Ad esempio, via l'insegnamento della gioia che si prova nel dare, nel condividere, senza voler nulla in cambio. Keeping precepts gives us a sense of self-respect, self-esteem. O il mantenere precetti che ci dà un rispetto per noi stessi, stima per noi stessi. So whereas faith in most religions is a dead end, in Buddhism it's the start of our journey towards liberation. If we believe that we have the potential for liberation by this education of our conduct, of our emotions, of our thinking, then we have to put it to the test. Is it true? Quindi se la fede è un vicolo cieco in gran parte delle religioni, nel buddismo è solo l'inizio per il percorso della liberazione. Se credi nel potenziale, nel nostro potenziale per la liberazione attraverso l'educazione del pensiero, dell'azione, delle emozioni. And so as we do that, we get lots of little yes moments. Yes. Oh, yes. Oh, the Buddha said that, and it was just like what the Buddha said. Yes. 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 E quindi nel farlo, nel praticarlo, abbiamo molti momenti sì, momenti in cui diciamo sì, sì, è così, il Buddha ha detto proprio la cosa giusta, sì. And so develop this really strong trust in the Buddha. E così si sviluppa una forte fiducia nel Buddha. And when we read or hear about teachings which are far ahead on the path to liberation, we're willing to take them on trust because we know the Buddha has never let us down so far. Quindi quando ascoltiamo o leggiamo degli insegnamenti che ci portano, che sono molto più avanti di noi nel cammino della liberazione, abbiamo la fiducia di metterli alla prova perché fino adesso il Buddha non ci ha mai delusi. So one of the reasons why we all love and respect Luang Por Chah so much was because he constantly reminded us that he wasn't a special being, born pure, born perfect, but he started off like all of us with many problems, but that he realized
what he realized through effort and through trying to put the Buddha's teachings to the test of his experience. E dunque la ragione per cui tutti noi amiamo e rispettiamo l'Uomo Cha è perché continuava a ricordarci che lui non era nato speciale, non era nato in una condizione diversa da noi, ma era nato con gli stessi problemi, ma continuava a porre sforzo per mettere alla prova dell'esperienza gli insegnamenti buddisti. So there are hundreds of hours of recorded discourses. E ci sono centinaia di discorsi registrati. And it's noticeable about how seldom, how rarely Luang Por Chah talked about himself. Ed è evidente quanto raramente in questi discorsi Luang Por Chah parlasse di se stesso. And how much of those autobiographical anecdotes were about his problems and his defilements as a young monk. E invece quanto spesso gli aneddoti che raccontava su se stesso riguardavano in realtà i suoi problemi e gli impedimenti che incontrava durante la sua vita di giovane monaco. So there's a defilement in which in Thai we call putting somebody down in order to lift yourself up. C'è questo tipo di impedimento di contaminazioni che in Thai significa mettere giù qualcuno pur di andare su noi stessi. It's called Yekdon Komtan. You don't have to translate. Questa è la parola. Okay. But there's also another side to that. And this is Yoktan Komton. And this means lifting someone up very high by putting yourself down. E c'è anche il modo di dire analogo ma leggermente diverso, che però significa mettere qualcun altro molto in alto e andare noi stessi molto in basso. And this is a big temptation when you are fortunate enough to be the student of a great teacher like Ajahn Chah. E questa è una grande tentazione quando si è così fortunati da essere uno studente di un insegnante così importante come Ajahn Chah. And it's a false kind of humility that you feel, oh, I'm so full of defilements and my teacher is so wonderful. It's like we're two different species of human being. Ma si tratta di un tipo di umiltà falso, questo dire oh, sono così pieno di contaminazioni mentre il mio maestro è così perfetto, come se fossimo due specie di esseri umani diversi. So this is where we could see so clearly the wisdom and the compassion of our teacher, and he was constantly reminding, no, I used to be like you, and you can be like me. Ed è in questi casi che si poteva vedere la grande saggezza e compassione del nostro insegnante che ci ricordava, dicendoci no, io ero così come siete voi e voi potrete essere come sono io. But you have to do the work. Però dovete lavorare. So the wonderful thing about teachers is not always exactly what they teach and the words that they express, with which they express the Dhamma. It's not so much the words which they use to express the Dhamma. I didn't get the last word. Yeah, it's not that which necessarily makes them the great teacher, just the words that they speak. La cosa degli insegnanti
che li rende speciali non sono le parole esatte che usano. Yeah, so, and as you, sure you know, Ajahn Chah didn't speak any foreign languages at all. Come sapete, Ajahn Chah non parlava nessun tipo di lingua straniera. And he said it didn't matter because the Western monks are just like water buffalo. You put a ring through their nose and you pull them this way and you pull them that way, and they soon understand. E diceva che non aveva importanza questa cosa perché i monaci occidentali erano come dei bufali d'acqua a cui metti un anello al naso, li puoi tirare di qua e tirare di là e loro avrebbero imparato così. So I was very proud to be an Ajahn Chah water buffalo. Io sono stato molto orgoglioso di essere il biografo di Ajahn Chah. Much better than being an independent householder. Molto più che essergli stato un dipendente di casa, insomma, qualcuno che si prende cura della sua casa. Anyway, so many of these qualities, wisdom, compassion, for example, are very difficult to visualize and to make your goals in life. But when you see them embodied in one human being, then it becomes very real to you. La saggezza e la compassione sono virtù molto difficili da applicare, ma quando le vedi impersonificate in un maestro diventano molto più accessibili. And this is one of the great gifts that teachers give us. They embody these qualities, and we can have much better idea what is wisdom, what is compassion, what is patience, not from theoretical point of view, because we can see them so beautifully embodied in someone's life. Il dono prezioso che ci fanno i nostri insegnanti è che loro incarnano questa saggezza, la compassione, la pazienza. Non si tratta di teorie astratte, ma si tratta di concetti incarnati. Ajahn Chah's emphasis was very much on effort, and this is very much in line with the Lord Buddha's teaching. On one occasion, somebody asked the Buddha, what kind of religion? They were very keen on categorizing religions in the time of the Buddha. He said, what kind of religion is your religion? And the Buddha said it's a Viryavada religion. Viryavada. L'enfasi di Rinpoche era specialmente sullo sforzo e questo è un insegnamento in linea con l'insegnamento del Buddha, a cui un tempo fu chiesto che tipo di religione fosse la sua. All'epoca era molto importante categorizzare la religione e lui rispose che era una Viryavada. So that means it's a teaching of effort. Significa è un insegnamento sullo sforzo. So if you look at the Four Noble Truths, and then we summarize them as suffering is caused by defilement, and liberation from suffering arises from wholesome qualities of mind. E quindi l'insegnamento sulle quattro nobili verità può essere riassunto come che la sofferenza è causata dalle contaminazioni e la liberazione da questa sofferenza sorge dagli stati sorge da un percorso
sano da uno sano sforzo di pratica. So if we take those two hypotheses, Quindi prendiamo due ipotesi, then this leads to 4 challenges. che ci portano a 4 sfide. Number 1 is, how can we look after our mind so defilements that have not yet arisen cannot arise? Quindi, per prima, come ci possiamo prendere cura della nostra mente così che gli impedimenti che non sono ancora sorti possono evitare di sorgere? And given that's very difficult, then the second challenge is, if defilements, unwholesome dhammas have already arisen, how do we deal with them? How do we let them go? How do we abandon them? Che ci porta alla seconda sfida, ancora forse più difficile, che se sono già sorte nella nostra mente delle contaminazioni, degli stati mentali non benefici, come possiamo lasciarli andare, come possiamo abbandonarli? And if liberation is possible through cultivation of wholesome dhammas, then those wholesome dhammas that have not yet arisen in our minds, how can we bring them into our mind? How can we plant them within our mind? E se la liberazione è possibile per mezzo dei Dhamma benefici nella nostra mente, che però non sono ancora sorti, come possiamo portare i Dhamma buoni per il nostro cuore, nella nostra mente? And of those wholesome qualities that have arisen in our mind to some degree, how can we take care of them and nourish them and develop them and bring them to maturity? E di queste qualità benefiche che sono sorte nella nostra mente, come possiamo nutrirle e farle crescere nel nostro cuore? So is there any one activity that in which we could practice all 4 of those or face all 4 of those challenges and train ourselves in dealing with all 4 of those challenges at one time? Esisterà una sola pratica che ci permetta di fronteggiare tutte queste 4 sfide, di portarci all'addestramento in modo da portare a compimento tutte queste 4 richieste? And the good news is yes, it's called meditation. La buona notizia è che sì, e si chiama meditazione. So don't think about meditation as just applying a technique in order to get some result. Non bisogna pensare alla meditazione come a una tecnica che si applica per ottenere un risultato. You are learning how to train yourself in the 4 right efforts. Ma come a apprendere come comportarsi in questo quadruplice sforzo. So you start off with a challenge. How can I create a relationship between my mind and my meditation object in such a way that as yet unarisen, unwholesome dhammas cannot arise? E quindi la sfida, ad esempio, creare una relazione tra la mente e l'oggetto di meditazione, così che i Dhamma non benefici che non sono ancora sorti nella mia mente possano evitare di sorgere. And given that's very difficult, then how will I deal with the unwholesome dhammas or the defilements that do arise during meditation? E poi passo a come fare a comportarmi con i
dhamma non benefici con le contaminazioni che sorgono durante la meditazione. So how do I bring into my mind the qualities that will lead to liberation, beginning with mindfulness, clear comprehension, appropriate effort? E come portare nella mia mente le qualità che portano alla liberazione, come la consapevolezza, la chiara comprensione. And how can I take care of the wholesome dhammas that arise, particularly what we call the bojjhangas, or the enlightenment factors? How can I cultivate these and bring them to maturity in the meditation practice? E come posso nutrire, come posso coltivare i dhamma benefici che sorgono durante la meditazione, come ad esempio quelli che vengono chiamati i bojjhangas o i fattori di illuminazione. So, another question for you. Why is the breath such a popular object of meditation throughout the ages? E adesso una domanda per voi: perché il respiro è un oggetto di meditazione così popolare e lo è stato durante tutte le epoche? And my answer is because it's completely uninteresting. La mia risposta è perché non riveste nessun interesse. So you can watch a movie or watch binge watch something for hours, and your mind is completely absorbed. No thoughts of the past, no thoughts of the future, no thoughts of food or drink or anything at all. But at the end of it, you haven't realized samadhi. Quindi come mai possiamo stare davanti a un film completamente assorbiti per ore, senza pensieri riguardo al passato, riguardo al futuro, senza pensieri riguardo a cibo o bevande, eppure dopo tutte queste ore non aver assolutamente realizzato il samadhi? Why? Because you've just been a passenger, because you put forth no effort. All the effort has been done by the movie or whatever it's watching. It makes you laugh, makes you cry, makes you sad, makes your heart beat. It does it all for you. You're just a passenger. Perché? E la mia risposta è perché siamo stati solo dei passeggeri. Lo sforzo, in realtà, non abbiamo messo nessuno sforzo, e lo sforzo in realtà è stato fatto dal film, da ciò che abbiamo visto, che ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, e noi abbiamo assistito passivamente a questa cosa come dei passeggeri, senza fare nessuno sforzo. You can't be a passenger with the breath. You have to put forth effort, otherwise your mind will not stay with the breath. Ma non si può fare il passeggero col respiro, bisogna metterci dello sforzo, metterci dell'impegno, altrimenti il respiro non riveste nessun interesse. La mente non starà sul respiro. And that's why the breath is a very good object for developing the four right efforts. Questo è il motivo per cui il respiro è un ottimo oggetto per sviluppare il quadruplice retto sforzo. So meditation is a learning process. La meditazione è un processo di apprendimento. So one of the first things that we want to learn in meditation is how to apply relaxed effort. Una delle prime cose che vorremmo imparare con la meditazione è come applicare uno sforzo rilassato. And why meditation is such a good means to learn this is because the mind and body are a very efficient feedback system. E il motivo per cui lo
possiamo andare a realizzare è che durante la meditazione la mente e il corpo sono un ottimo sistema di feedback, quindi ci danno un ritorno immediato. So if you're putting your focus on the breath and it's too much effort and not enough relaxation, you get feedback immediately. You feel tense, your breathing is not natural, maybe you get a headache. This is a feedback. You're being told, you're getting a lesson here that too much effort, not enough relaxation. Ad esempio, se mettiamo troppo sforzo sul respiro, abbiamo il feedback immediato che proviamo tensione, il respiro non è naturale, abbiamo troppa tensione e troppo poco rilassamento. Or if you start daydreaming and thinking about the past, thinking about the future, falling asleep, this is your body and mind telling you not enough effort, too much relaxation. Se invece si inizia a sognare a occhi aperti, a pensare al futuro, a pensare al passato, questo significa che non stiamo ponendo sufficiente sforzo. So many people say, oh, I'm hopeless at meditation. When I meditate, my mind just wanders all over the place, or I get too tense. And no, this is the learning process. You're learning, your body and mind are giving you some messages, and so you need to adjust your effort. It's too much or it's too little. This is the work of meditation, developing right effort. Ad esempio, quando le persone si lamentano perché durante la meditazione dicono di essere negati per la meditazione perché la mente va in giro, oppure perché ci si intesisce durante la meditazione, in realtà questo è proprio il processo di apprendimento. Si tratta dei messaggi che ci stanno ritornando indietro da mente e corpo e dobbiamo aggiustare ponendo maggiore sforzo o diminuendo in modo da applicare il retto sforzo. So you give your mind a very simple job, like breathe in, you know you're breathing in, breathe out, you know you're breathing out, and then you learn from what happens. Ad esempio si può dare alla mente un lavoro molto semplice come sii consapevole del respiro che entra, sii consapevole del respiro che esce e vedere quello che succede. And even if you have a great teacher and you have access to all the teachings, a lot of it at the end of the day is trial and error. E anche se si ha un grande insegnante, si ha accesso a grandi insegnamenti, in realtà alla fine si tratta di provare e di migliorare dagli errori fatti. So you're learning when you try to focus and your mind wanders, do you get frustrated? Do you get discouraged? How easy is it for you to get discouraged? How do you deal with discouragement? E ad esempio, quando non riusciamo nella meditazione, ciò ci frustra e ci scoraggiamo, osservare con quanta facilità ci scoraggiamo. Or if your mind starts to calm down and you start to get relaxed, do you indulge in that relaxation and go blurry and fall asleep? Oppure se la mente scende di tono e indulgiamo nel rilassamento e cominciamo a diventare intorpiditi e addirittura addormentarci. So if you look at it like this, you're learning, and you're learning through trying stuff out and see what happens. And when there are problems, then you believe in your capacity and your potential to find a way through those problems and beyond those problems.
E quindi si tratta di osservarsi e di provare le cose, osservare i problemi e credere nel proprio potenziale nel risolvere questi problemi. So getting beyond the idea of being a good meditator or a bad meditator. E quindi andare al di là dell'idea di essere un buon meditatore o un cattivo meditatore. Or at very least, as long as you don't stop meditating, then that's a good meditator. E alla fin fine, finché continuiamo a meditare, si è dei buoni meditatori. So the Buddha taught that all success begins with right motivation. Il Buddha insegnava che il successo ha inizio con la giusta motivazione. And this he called chanda or dhammachanda. E ciò si chiama chanda o dhammachanda. So right motivation is when you're focused on the result and you see the process as just a means to an end. La sbagliata motivazione è focalizzarsi solo sul risultato e guardare il processo solo come un mezzo per arrivare a quel fine. And with chanda, your main focus is on the quality of the process, the quality of the effort, rather than the result. Ma nel chanda il risultato in realtà è la focalizzazione va sulla qualità del processo, la qualità dello sforzo che si mette. So my favorite analogy for this is of two swimmers swimming towards an island in the middle of a lake. E per questo la mia analogia preferita è quella di due nuotatori che stanno nuotando verso un'isola che sta in mezzo a un lago. And there's a foolish swimmer and a wise swimmer. E c'è un nuotatore sciocco e un nuotatore saggio. So the foolish swimmer is keep looking at the island, keep his head up above the water, and of course he's thinking, I don't seem to be getting any closer. Why am I not going any faster? Why is it taking so long? Il nuotatore sciocco è quello che continua a guardare verso l'isola e continua a pensare, ma perché non mi muovo? Perché l'isola è sempre così lontana? Come mai non mi avvicino? So, whenever we're focused on the goal, then, it makes us feel we're going slower. But not only that, in this analogy, with the swimmer lifting his head out of the water in order to see the island more clearly, his swimming stroke is affected. And so he's actually going slower than he would otherwise. E quindi se già continuare a focalizzarsi sull'obiettivo tende a farcelo percepire sempre che ci si arriva sempre lentamente, in questa analogia succede proprio così, perché tirando sulla testa per osservare l'isola effettivamente la nuotata del nuotatore è interrotta e lui non procede o non procede velocemente. So the wise swimmer, she looks at where the island is and then starts swimming. And her focus and her interest is in swimming the best possible stroke. And every now and again, she lifts her head up just to check that she's still on the right path. But most 90% of her effort is on the process itself. Invece il nuotatore saggio è quello che pone la sua attenzione alla nuotata, si concentra su mette la testa giù e si concentra su nuotare bene. Ogni tanto tira sulla testa e controlla di essere nella giusta direzione, ma il 90% del tempo è focalizzato sul procedere e sul nuotare. So when we're meditating, we're looking very closely at the mind, and we see a whole spectrum of mental states, right from the very coarse, ugly, unwholesome mental states to the more beautiful, noble mental states.
E quando meditiamo osserviamo da molto vicino la mente, ne possiamo vedere, osservare il suo spettro di varietà nella sua totalità, dalle più brutte manifestazioni, più grezze, fino agli stati mentali più piacevoli, più elevati. So even if we're not yet able to abandon the unwholesome and develop the wholesome so consistently, we are embarked on a most profound study of human psychology. E quindi anche se non siamo ancora in grado di abbandonare completamente gli stati mentali non benefici e di coltivare solo stati mentali benefici, siamo comunque pur sempre nel processo di un profondo studio psicologico. So because we're a guinea pig, we're the representative of the human race. The things that make us angry or the things that make us happy may not be the same, but the emotion of anger, the emotion of sadness or happiness, these are the same. So studying, looking closely at these mental states within us gives us an understanding of the people around us. È come se facessimo le cavie su noi stessi, siamo dei rappresentanti del genere umano e quindi anche se le cose che ci fanno arrabbiare o che ci mettono nei vari stati mentali non sono le stesse per tutti, però gli stati mentali in sé, la rabbia ad esempio, è uguale per tutti e quindi conoscendo noi stessi possiamo comprendere meglio gli altri. So, although we do not feel our meditation practice has reached a very high level, we are developing important life skills. We're developing empathy. We feel more forgiveness and understanding of other people because we see how these negative mental states arise and how they pass away. E anche se abbiamo la percezione di noi stessi di non fare grandi progressi come meditatori, stiamo comunque imparando delle abilità per la vita, delle abilità che ci permettono di coltivare l'empatia per gli altri e impariamo a perdonare e impariamo a comprendere meglio gli altri perché abbiamo appreso queste cose su noi stessi. So we have quite good mindfulness. And then suddenly some negative mental states, maybe some anger arises. And if our mindfulness is very strong, we can just let it go. Se abbiamo una buona consapevolezza, ad esempio se vediamo della rabbia sorgere, abbiamo sufficientemente pratica per saperla lasciare andare. But then out of the meditation, when we review our experience in meditation, and we should review quite often, then we realize, wow, you need so much mindfulness to protect the mind against anger. Here I am, I'm so committed to this practice, and I've been doing it for so long, and it's still so difficult. And then look at all the people in the world who don't even have a concept of mental training. How could one expect them to be free from anger? Quando rivediamo le nostre esperienze di meditazione ci rendiamo conto di quanta consapevolezza serve per proteggere la nostra mente, ad esempio, dalla rabbia. Lo tocchiamo con mano, vediamo quanto è difficile, quanta pratica serve e poi pensiamo a tutti gli esseri umani, tutti gli esseri viventi che non hanno nessun tipo di pratica alle loro spalle e capiamo l'entità della difficoltà di come possono essere le persone libere dalla rabbia senza una pratica.
how difficult it is to recognize selfishness and attachment to views and opinions and conceit in ourselves. To recognize them is already difficult. To let them go is so much harder. And this is for we who are taking this as the most important thing in our lives. So how could we not forgive people who have no training at all and no understanding of how to train their mind? E quando impariamo a riconoscere, ad esempio, l'egoismo, l'attaccamento ai punti di vista, lo vediamo su di noi, allora come possiamo non perdonare, provare compassione per tutti coloro che non hanno un addestramento, una pratica per liberarsi da questi stati? And similarly, when we start to practice and then wholesome, beautiful qualities arise in the mind, we see how beautiful these qualities are, how rare they are, how beautiful they are. And then when we see goodness and kindness in other people, we're just so much more sensitive to it than before. And I would, have you noticed this, just how much more sensitive and more appreciative you are of goodness since you practice the Dhamma? Allo stesso modo, quando pratichiamo e ci rendiamo conto di tutte le cose belle e meravigliose che sorgono e che passano al nostro interno, quanto sono rare, quanto sono belle, quanta bontà, quanta gentilezza vediamo negli altri. Diventiamo con la pratica molto più sensibili. Potete rendervi conto di quanto la pratica vi ha resi più sensibili nei confronti della bontà, della gentilezza altrui. So this is how jealousy starts to fade away when you see how beautiful and rare goodness is. When you see it in someone else, you just feel, oh, it's so wonderful that quality is appearing in the world, in that person, or in that environment. E così facendo la gelosia si scioglie, va via. Quando cominciamo a percepire la bontà, la rarità della bontà negli altri. And more closely you look at your mind, then the more gratitude you feel for all those people who have helped you and supported you, beginning with your family and your teachers. So it's not that gratitude is a good quality. You should be grateful. Gratitude is expression of wisdom. Iniziamo a provare con la pratica, iniziamo a provare gratitudine per tutti coloro, quando cominciamo ad osservare più da vicino la nostra mente, proviamo gratitudine per tutti coloro che ci hanno supportati e insegnato lungo il nostro cammino, a iniziare dalla famiglia e poi gli insegnanti. La gratitudine non si tratta di qualcosa che dobbiamo provare, dobbiamo essere grati. In realtà è un'espressione di saggezza. So if you look at yourself, let's say you did something really stupid or bad in the past. Quindi osservando noi stessi, poniamo il caso che stiamo osservando di qualcosa di veramente stupido o cattivo che abbiamo fatto nel passato. So for people who don't meditate, or don't look at their mind closely, you have to say, I'm a bad person. You say, oh, why are you a bad person? Because I've done a bad thing or I've done bad things. E la reazione in qualcuno che non pratica o che non è in grado di osservare la sua mente da vicino è arrivare alla conclusione di essere una cattiva persona, una brutta persona, perché ho fatto delle brutte cose. So where is this bad person?
Dov'è questa brutta persona? Can you find him? Can you find her? Possiamo trovare. So the belief in a bad person is probably less rational than the belief in ghosts. E quindi credere di essere una cattiva persona è probabilmente più irrazionale di credere nei fantasmi. Because there are more ghosts than bad people. Perché ci sono più fantasmi che cattive persone. So if you look at the past, what do you see? And you can analyze this situation where you did this bad thing. And what you see is, yes, on that day, I had so much anger and so much jealousy and so much and so little compassion and so little mindfulness. And so how could it have been otherwise? The power of the unwholesome dhammas in my mind was so much stronger than the power of the wholesome dhammas. Ad esempio, se osserviamo il nostro passato, cosa vediamo? Se analizziamo, ad esempio, un momento in cui abbiamo compiuto una azione negativa, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che quel giorno provavamo, ad esempio, così tanta rabbia, così tanta gelosia, avevamo così poca consapevolezza, c'erano talmente tante condizioni negative nella nostra mente, molto più dei pensieri positivi, che come poteva essere altrimenti. So rather than concluding that you're a bad person, you conclude, I really got to do something about the anger in my mind. I really got to do something about this jealousy. I've really got to increase my mindfulness. I've really got to cultivate metta and compassion. Otherwise, I could do the same thing again. La conclusione che dovremmo trarre è che devo fare qualcosa, non sono una cattiva persona, ma devo fare qualcosa, ad esempio, per tutta la rabbia che provo, tutta la rabbia che per la gelosia che provo, posso lavorare sulla metta, sulla compassione, altrimenti si riprodurranno le stesse condizioni. So why create a bad person and just confuse the matter? Perché creare una cattiva persona? Sometimes talking with I've never lived in the West. When talking with the monks in the West, they say, it's very difficult to teach metta meditation to people in the West because you're supposed to start with yourself. I say, I can't give metta to myself. I'm not a good person or not a good enough person. Quando parlo a monaci che insegnano qui in Occidente, io personalmente non ho mai insegnato in Occidente, molti riportano che è difficile insegnare metta in Occidente perché la pratica di metta inizia verso se stessi e gli viene detto che non riesco a fare metta a me stesso perché sono una cattiva persona. So I have a solution. If any of you suffer from this sad illness, ho una soluzione per questa malattia di cui soffriamo. you start off with your body. You say, may my eyes be well. Si può iniziare col proprio corpo. Ad esempio si può iniziare dicendo che i miei occhi possano stare bene. May my ears be well. May they hear well. Che possano le mie orecchie stare bene, che possano sentire bene. May my nose be well. Che il mio naso possa stare bene. May my teeth be well. Che i miei denti possano stare May my bene. tongue be well. Che la mia lingua possa stare bene. Just go through your body because nobody thinks that they're not good enough person to have good eyesight or good hearing. Possiamo iniziare così perché nessuno pensa di essere una buona persona solo perché ha una buona vista o un buon udito. And as you get older, you get, may my prostate gland be well.
E ad esempio, se invecchiando si può dire che la mia ghiandola prostatica stia bene. But then you develop this habit, you see, of having well-wishing towards this, and it somehow it's like osmosis. It starts off with your body, and then just before you know, you're starting to have good wishes towards yourself. But you have to start off with your body. This is my idea. E si può iniziare così, praticando, facendo diventare un'abitudine questa pratica verso il proprio corpo, e poi come per osmosi questa arriverà fino alla nostra mente e si inizierà a pensare che io possa stare bene, che la mia mente possa stare bene, e questa è la mia idea. Please, may you be well. Reni, puoi stare bene. Bladder, may you be well. Vescica. Brings a smile to your face, you see. È qualcosa che ci fa anche sorridere. Yes, so learning, but look, let's say you're into this meditation practice, and you've got speed dial, you've got arahants on your speed dial. Does that mean that you're going to progress any faster? Speed dial? Speed dial on your telephone. You have a meditation problem, you can phone an arahant 24 hours a day. Okay. Ok, ad esempio mettiamo che nella nostra pratica meditativa noi abbiamo l'accesso di poter telefonare a un arahant. As one gives a classic Buddhist answer, it depends. Questa cosa ci potrebbe aiutare, e la risposta è la classica risposta buddista, cioè dipende. Because whatever meditation practice you are pursuing, you are practicing whatever teaching you have, there's one thing that you cannot do without. Perché non importa quale pratica si stia facendo, quale insegnamento si stia seguendo, c'è una cosa che serve, non si può avere. You have to feel safe. Ci si deve sentire al sicuro. If you've got a beautiful meditation room in your house, everything set up, but you're constantly worrying about whether your children are safe on the way to school or back, or whether your husband or your spouse is safe, or whether your house is safe, you're not going to get very far in meditation. Se ad esempio abbiamo a disposizione una bellissima stanza per meditare, ma mentre siamo al suo interno ci arrovelliamo a pensare se i nostri figli in quel momento sono al sicuro tornando da scuola, se il nostro sposo, il nostro compagno o compagna è al sicuro, non riusciremo ad andare da nessuna parte con la meditazione. And is there a solution? Yes, it's called precepts. Ed esiste una soluzione per questo, e la risposta è sì, e si chiamano i precetti. The Buddha said that the greatest gift you can give to your family and the people around you is to keep the 5 precepts. Il Buddha disse che il più grande dono che si può fare alla propria famiglia e a coloro che vivono attorno a noi è tenere i 5 precetti. Because by keeping the precepts, you are giving the gift of safety to all those around you. Che tenendo i 5 precetti stiamo fornendo il dono del sentirsi al sicuro a coloro che vivono vicino a noi. And the 5 precepts also form the 5 basic objects of mindfulness meditation in daily life. 5 precetti forniscono anche 5 oggetti di meditazione nella nostra vita quotidiana. Just notice how mindful you can be of speech simply by bearing in mind this simple point, I will not tell a lie. Notiamo quanto diventiamo più consapevoli delle nostre parole, mantenendo il pensiero, mantenendo nella nostra mente il pensiero,
che non voglio dire bugie. So the Buddha referred to his teachings as the Dhamma Vinaya. E il Buddha si riferiva ai suoi insegnamenti come il Dhamma Vinaya. So we're all familiar with Dhamma practice, but most people assume that Vinaya is a matter of the monastic discipline. Siamo tutti familiari con la pratica del Dhamma, ma la maggior parte della gente crede che il Vinaya sia una faccenda che riguarda soltanto i monaci. But the wider, more profound meaning of Vinaya is all of the laws, regulations, and conventions and agreements that are put in place in order to support the practice of Dhamma. Ma il significato esteso di Vinaya che riguarda tutte le leggi, tutti quei regolamenti, tutti quegli accordi che supportano la pratica del Dhamma. So the supreme Vinaya, you can say, is the monastic Vinaya because it was designed by a fully enlightened Buddha to facilitate as far as possible the practice of Dhamma. Il Vinaya Supremo è quello monastico perché fu disegnato da un essere illuminato per facilitare la pratica monastica. And in lay life, of course, it's not possible to have that same kind of consistent support. Ma nella vita laica non è possibile avere questo supporto così consistente. This is why the Vinaya is such an important part of Buddhism. E questo è il motivo per cui il Vinaya è una parte così importante del buddismo. A lot of people in Thailand, at least, praise forest monks. Oh, you're so strict in the Vinaya. Molte persone, soprattutto in Thailandia, lodano chi è così severo sul Vinaya. But for me, it doesn't really make sense. It's like if you were to praise a child for saying, "Oh, you're so strict for following all of your father's commands or your father's advice." Well, of course, he's my dad, and I'd hope, at least you think before you become a teenager, you think like that. And but as monks, we think, well, the Buddha's laid these down, and we accepted these rules out of respect for him, and we keep them out of respect and love for the Buddha and our teachers. So don't feel like strict. It's just, well, yeah, it's like our father. He said, this is what I want you to do. And we say, yeah, of course. Ma per me non ha molto senso questa cosa, è come lodare un bimbo perché è così obbediente agli ordini di suo padre, e lui dirà, beh certo me l'ha detto papà, questo almeno finché non diventa un adolescente, allora cambia. Per Ragiane questa è una cosa normale, gli ordini dati dal Buddha è qualcosa che si accetta per rispetto, per profondo rispetto nell'insegnante e negli insegnamenti. Of course, there are not so many monks who think like that, unfortunately, these days. But it's, I think, wonderful, great good fortune for the people of Italy that this tradition, with this emphasis on the harmony of Dhamma and Vinaya for the happiness and welfare of all beings, has now taken a further step forward with this important ceremony that we have come here to participate in. E anche se purtroppo non ci sono più così tanti monaci a pensarla così,
Gian ci reputiamo molto fortunati perché in questo posto è stato portato un passo avanti stabilendo con questa cerimonia il monastero nel cammino verso l'armonia, verso il benessere di tutti gli esseri viventi. So as a representative of the visiting Teras Sangha, I'd like to express my heartfelt appreciation of all the hard work and dedication that's been put into this monastery over the past years, especially, of course, from Rajan Chandapalo and Ajahn Pricha, and also the other members of the Sangha, and all of the lay Buddhists. It's a wonderful and uplifting place to be right now, and we here would all like to offer our Anumodana. Come rappresentante dei monaci vuole manifestare tutto il suo apprezzamento, tutta la sua stima per Ajahn Chandapalo, Ajahn Pricha e per tutti i membri del Sangha, tutti i membri anche del Sangha laico, per il grande sforzo, il grande lavoro fatto per renderlo il posto piacevole che è ora, un posto meraviglioso che è ora. E un grande Anumodana a tutti loro. So thank you, Alicia, for the wonderful translation. Thank you for your patience. I'd like to end the talk at this point. Okay. Now I think Jopin Kuwana Vajrajan, give a, is she here? Soถ้าผมสรุปมันจะยาวมากนะถ้าสรุปมันจะสั้นๆหน่อยจะสรุปนะครับสรุปสั้นๆเนาะโอ้มันสรุปไม่เป็นเลยทำไมเดี๋ยวพุทธศาสนาของเรานี้เรามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงในการละบาปความเป็นกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นเราต้องพยายามฝึกตนพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนไม่ใช่เกิดเป็นคนประเสริฐทันทีประเสริฐด้วยการฝึกตนโดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ฝึกในการป้องกันจิตไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นได้แล้วแต่มันทำยากเราต้องฝึกข้อที่2ในการละการปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ปลูกฝังสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็อนุรักษาพัฒนาสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปในการภาวนาก็เหมือนกันอย่าคิดว่าการภาวนาเพื่อจะได้นั่นได้นี่มันจะเป็นตัณหาเราปฏิบัติโดยฉันทะมุ่งมั่นที่การฝึกตนในการทำความเพียรในการถือว่าการภาวนาคือการเรียนรู้ทุกอย่างให้จิตทำงานเช่นถือกับลมหายใจดูว่าจะอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราตั้งใจมากเกินไปรู้สึกเครียดจิตไม่สงบเนี่ยกำลังร่างกายจิตใจกำลังให้เสียงสะท้อนว่าต้องผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งแต่ถ้าภาวนาจิตไม่อยู่มันวอกได้ไปโน่นไปนี่หรือว่าหลับไปเลยเนี่ยมันก็กำลังสอนเรากำลังให้เสียงสะท้อนว่าความเพียรมันน้อยไปหน่อยนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นนักภาวนาที่เก่งหรือไม่เก่งแต่เป็นข้อมูลเป็นสิ่งที่เราสามารถ
เอามาพิจารณาให้ได้ขอคิดอย่างเช่นเราดูกิเลสอยู่ในใจมันปล่อยวางยากอันนี้ขนาดเราตั้งใจประพฤติปฏิบัตินับภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยภาวนาตอนเราเห็นในโลกนี้มันไม่ต้องเศร้าไม่ต้องหดหู่ใจไม่ต้องคิดว่าธรรมดาของคนที่ไม่เคยฝึกจิตที่เมื่อเราเห็นคุณงามความดีมันเกิดขึ้นยากเราจึงเห็นความงามของคุณงามความดีโอ้เราเห็นแล้วมันประทับใจซึ้งใจบางทีน้ำตาจะไหลเพราะเห็นคุณงามความดีมันเกิดยากเกิดขึ้นแล้วมันงดงามเหลือเกินแล้วจิตใจของเราก็จะพัฒนาโดยการเรียนรู้จนจะจากการได้ข้อสรุปข้อสังเกตจากการทำความเพียรพอเราภาวนาแล้วดูคุณงามความดีที่มีอยู่บ้างแล้วความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีบุญคุณของเราทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นไม่ใช่สอนว่าต้องกตัญญูนะคนดีต้องกตัญญูกตเวทีนะไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมที่จะต้องบังคับให้ใครรู้สึกแต่เป็นผลของการรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตมีอะไรดีไม่ใช่เพราะเราคนเดียวเพราะมีผู้มีบุญคุณต่อเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมาดังการภาวนาก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือคำสอนพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมวินัยก็ไม่ใช่พระธรรมอย่างเดียววินัยคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมทางโลกจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องกฎระเบียบข้อตกลงธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆที่เพื่อต่อความเจริญงอกงามในธรรมแต่วิธีที่ถือว่าละเอียดที่สุดวินัยที่สมบูรณ์ก็คือวินัยของสงฆ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะโมทนาที่สายหลวงปู่ชาก็ได้มาเผยแผ่ในประเทศอิตาลีเพราะถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามพระสงฆ์ก็มุ่งมั่นต่อพระธรรมพระวินัยพร้อมๆกันเขาในพระวินัยบางคนก็บอกพระวัดป่าลึกเคร่งมันไม่ใช่เคร่งหรอกมันเหมือนลูกทำตามพ่อเนี่ยเราไม่ได้คิดจะชื่นชมลูกว่าทำไมเคร่งมากทำตามคำสั่งของพ่อธรรมดาว่าลูกก็ต้องเป็นเช่นนั้นพระสงฆ์เป็นลูกของพุทธเจ้าให้เรางดเว้นจากนั้นจากนี้เราไม่ต้องคิดมากเราก็ทำตามคำสั่งของพ่อก็จบละในวันนี้จะมาก็ในฐานะเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ที่มาจากต่างประเทศมาจากหลายทิศหลายทางแล้วก็ขอแสดงอนุโมทนาความซาบซึ้งในผลงานในความเสียสละของคณะสงฆ์ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์จันทปาโลและท่านอาจารย์ปิชัยคณะสงฆ์และญาติโยมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดที่สวยงามและก็เป็นความหวังและก็เป็นที่พึ่งของชาวพุทธในประเทศอิตาลีต่อไปขออยู่ที่ลองเพียงแค่นี้เองว่าให้เราทำไมทำไมก็จะสาธุอันเสสาสาสา